Siamo insieme per l'intervista al progetto Europeo Together. Io sono Sacco Marcello dell'Università di Siena e intervisto la signora Paola Bodio dell'Università di Trento. Lavora presso l'Ufficio Equità e Diversità del Rettorato ed è referente per il progetto Accoglienza degli studenti rifugiati. Buongiorno e grazie per partecipare a questa intervista. Buongiorno a lei, grazie per la possibilità di fare questa intervista e quindi di presentare il nostro progetto di accoglienza a studenti rifugiati e richiedenti asilo all'Università di Trento. Il progetto nasce nel 2016 proprio a seguito del flusso crescente di migrazioni che c'è stato in quel periodo, e l'Università di Trento con la provincia autonoma ha deciso di fare la sua parte, quindi di accogliere un certo numero di richiedenti asilo e rifugiati. Il progetto parte con la firma, la sottoscrizione di un protocollo d'intesa proprio con la provincia autonoma di Trento per accogliere richiedenti asilo, quindi non solo rifugiati ma anche studenti richiedenti asilo, segnalati dal Centro per l'Integrazione della provincia e presenti sul territorio provinciale, quindi ha un focus proprio sulla provincia autonoma di Trento. L'università quindi accoglie gli studenti, mette in piedi vari servizi, quindi prima di tutto la valutazione dei titoli di studio per l'accesso all'istruzione superiore universitaria, e parte proprio con un servizio di orientamento alla scelta universitaria per capire a quali corsi sono interessati. A Trento abbiamo tutti i corsi a numero programmato per i quali è previsto un test di ingresso, e questo di solito è un ostacolo abbastanza importante per i richiedenti asilo e i rifugiati, che partono comunque con un livello di lingua ancora molto basso. Quindi prima dell'immatricolazione noi attiviamo proprio dei servizi di supporto per l'insegnamento della lingua italiana, quindi fin da subito presso il nostro centro linguistico, dei servizi di supporto per l'informatica, ma soprattutto un accompagnamento da parte di peer students o dei tutor per prepararsi al test di ingresso. Hanno due possibilità, quindi la sessione primaverile e la sessione estiva, per superare il test d'ingresso, ma proprio per la difficoltà e per agevolare diamo la possibilità, se non dovessero superarlo, di iscriversi intanto a corsi singoli oppure di matricolarsi a settembre e rifare il test d'ingresso l'anno successivo. Poi viene, diciamo, questo protocollo d'intesa prevede un alloggio presso l'Ente per il diritto allo studio, che si chiama Opera Universitaria a Trento, quindi un posto alloggio e un buono pasto in modo tale che abbiano vitto e alloggio coperto. Naturalmente non è sufficiente, quindi come Ateneo da qualche anno abbiamo lanciato questa campagna di fundraising Adotta uno studente, una campagna privata di fundraising, con la quale siamo riusciti a garantire almeno una borsa di 75 euro mensili per le spese extra vitto e alloggio. E diamo la possibilità a questi studenti e studentesse di fare anche delle collaborazioni che noi chiamiamo 150 ore, ma sono delle collaborazioni degli studenti all'interno degli uffici dell'università. Un'altra cosa molto importante che abbiamo attivato in quest'ultimo periodo, proprio in base anche all'esperienza, ormai siamo al 5º anno di accoglienza, infatti questo progetto sperimentale, diciamo, chiude con questo prossimo anno accademico. Stiamo selezionando i 5, perché noi accogliamo 5 studenti all'anno per i 5 anni di progetto sperimentale, quindi stiamo selezionando i 5 studenti rifugiati e abbiamo attivato, dicevo, questo servizio di supporto psicologico, soprattutto nella fase del passaggio dalla prima accoglienza, quella che era la prima accoglienza o comunque le strutture di accoglienza della provincia, all'inserimento universitario. Ci siamo resi conto che questo servizio, tra l'altro in collaborazione con il nostro Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, è fondamentale perché, diciamo, in questi anni abbiamo avuto
molti studenti che non sono riusciti a completare, cioè hanno lasciato gli studi, ma principalmente uno per motivi del loro permesso di soggiorno, comunque della richiesta d'asilo che non è andata a buon fine, quindi hanno dovuto lasciare il territorio. Qualcuno proprio per le difficoltà nel percorso di studi, partendo dalla lingua, che è sempre un ostacolo molto importante, e altri proprio perché hanno dovuto, diciamo, durante il percorso di studi cercare dei lavoretti per integrare il loro reddito e quindi lasciando un po' perdere quello che era il percorso universitario. Ecco, poi abbiamo alcuni di questi ragazzi attualmente, ne abbiamo accolti circa 23 dall'inizio del progetto di accoglienza, sono rimasti in corso in 7, quindi il numero non è altissimo, però questi 7 sono molto determinati e 3 di loro si stanno avvicinando al completamento della laurea triennale. Noi diamo la possibilità abbiamo dei vincoli di crediti naturalmente per rimanere nel progetto, che sono diluiti, diciamo, per una triennale in 5 anni, in modo tale che i primi 2 anni sia proprio un avvicinamento allo studio, quindi per fare proprio un esempio concreto, devono raggiungere 35 crediti in 2 anni. Dopodiché, dopo questi primi 2 anni, va avanti, diciamo, chi effettivamente riesce a portare avanti il percorso universitario. Ecco, di questi 3 stanno concludendo e con i colleghi dell'ufficio Job Guidance li stiamo aiutando proprio già a pensare a cosa farò dopo, quindi una magistrale, un'esperienza di stage, un'esperienza all'estero, un'esperienza lavorativa, quindi proprio per non lasciarli poi soli al termine del progetto. Ecco, quindi abbiamo fatto molto networking anche con associazioni del territorio, attivando dei progetti paralleli, non so, uno con Aquila Basket, un altro sull'informatica, quindi anche il territorio collabora e partecipa, ma forse uno dei progetti più belli si chiama Super Studenti Universitari per i Rifugiati, dove i nostri studenti dell'Ateneo fanno diciamo delle ore di volontariato all'interno di queste associazioni che lavorano con i rifugiati sul territorio provinciale e organizzando noi un percorso formativo proprio sui temi giuridici, sociologici, di lingua che riguardano le migrazioni in generale. Quindi fanno queste 75 ore e per molti dipartimenti vi è il riconoscimento di 3 crediti extracurricolari per questi studenti. In effetti in questi anni abbiamo coinvolto più di 300 studenti che si sono avvicinati insomma al progetto e questi studenti poi, parte di loro fanno proprio un lavoro di peer-to-peer con gli studenti rifugiati che accogliamo, quindi è un modo un po' per poi supportarli anche in altri tipi di attività e servizi, insomma. Però ogni anno, diciamo, il progetto migliora perché ci rendiamo conto in effetti di quali sono i limiti. Ecco. Importante anche questo lavoro di coinvolgimento dei vostri studenti nel progetto, perché se no si potrebbe creare anche una sorta di ghettizzazione rispetto ai rifugiati. Invece, insomma, gli studenti anche locali devono in qualche modo interagire, essere inclusi e includere insomma, sì, 5 studenti l'anno. Come vengono selezionati? Vengono selezionati, segnalati più che selezionati dal Centro per l'Integrazione della provincia, Cinformi, attraverso proprio gli enti, le associazioni che si occupano di prima accoglienza. Quindi il primo passaggio viene fatto da loro, ci segnalano gli studenti, le studentesse, i ragazzi, le ragazze che hanno un interesse a proseguire gli studi e che hanno un percorso scolastico diciamo fatto nel loro paese, quindi che hanno una scolarizzazione superiore almeno. Arrivano anche studenti che hanno completato l'università nel loro paese d'origine, quindi ce li segnalano loro.
e noi poi valutiamo dal punto di vista proprio dell'accesso universitario con la collaborazione degli uffici della divisione internazionale, valutiamo se il titolo è diciamo, sufficiente, adatto per potersi immatricolare. Ecco, abbiamo questo limite. È un po' un limite quello territoriale, perché mentre i primi anni, nel 2016-17, c'erano molte presenze sul territorio trentino, poi sappiamo come è andata, le presenze sono calate e noi ci siamo trovati il terzo anno di progetto a non coprire i 5 posti disponibili. Quindi abbiamo accolto solo 3 studenti, tra l'altro con un profilo non così alto dal punto di vista proprio della preparazione su alcune materie, soprattutto sulle materie scientifiche, e per trovarci poi dopo 2 anni con un abbandono. Quindi diciamo la selezione è un po' limitata perché non ci sono grossi numeri e perché attualmente non possiamo accogliere, diciamo, studenti che provengono da fuori provincia. Quindi questo è uno dei punti che stiamo rivalutando assolutamente, per aprire anche al di fuori della provincia di Trento. Tra l'altro è uno dei pochi progetti che accoglie anche richiedenti asilo, quindi non con lo status, naturalmente dovranno poi ricevere lo status entro il completamento degli studi. Percorso di studi, perché magari hanno appunto anche la loro vita cambia in qualche modo e insomma cambiano un po' strada, insomma. Sì, sì, Questo, infatti qualcuno è andato a lavorare, qualcuno anche è andato a studiare all'estero, quindi insomma però mi sembra che prendono. comunque sia una bella esperienza che vi sta portando dei risultati, perché insomma se state iniziando a lavorare le prime persone vuol dire che i risultati ci sono, e se riuscite magari, poi ovviamente siamo partiti tutti, molte delle iniziative che fanno parte del nostro progetto sono partite durante l'emergenza migratoria di qualche anno Certo. fa, che ora è calata un pochino, però l'importante poi magari è strutturare la vostra esperienza e renderla una presenza costante nella vostra università, così che i numeri magari in questo momento possono essere bassi, ma se ci fosse un'esigenza futura, voi siete pronti, insomma. Questo credo sia importante, no? Sì, sì, certo, è proprio quello che stiamo facendo in questo periodo, raccogliendo i dati, le esperienze di questi 5 anni di progetto sperimentale per poi rilanciarlo, e l'estate, ci siamo andati proprio quest'estate per capire un po' come andare avanti, come rilanciarlo, come strutturarlo e come colmare quelle criticità che abbiamo già evidenziato, tra cui per esempio l'integrazione è ancora un punto debole, perché l'integrazione scolastica ma anche sociale, perché non sempre si riesce, diciamo, a coinvolgerli in varie attività, insomma. Stiamo un po', diciamo, lavorando anche su questo ambito.